Bentornati nel canale Viaggio Emozionale, amici e viaggiatori emozionali. Se vi interessano gli argomenti trattati, iscrivetevi, mettete un like, lasciate un commento e condividete. Quest'ultimo video infatti è nato proprio da un commento di qualche settimana fa da parte di Carla, che ha chiesto un approfondimento sulla pianta del cisto, una pianta spontanea tipica delle zone mediterranee, in particolare della Sardegna. Il nome latino è Cistus, il nome sardo Mudrecu, Murgiu, Murdegu, Cistu. Fa parte della famiglia delle Cistacee. Una pianta che presenta la particolarità di produrre fiori che vivono appena un solo giorno. Il cisto è una pianta sempreverde, il cui nome deriva dal greco chistis, che significa piccola vescica. Questo perché le capsule dove sono contenuti i semi assumono proprio questa forma caratteristica. Questa pianta è originaria di tutte le zone che rientrano nel bacino del Mediterraneo. I fiori si compongono di 5 petali appiattiti e possono essere di vari colori, dal bianco al rosa o il porpora, a volte anche maculati. La fioritura avviene da aprile fino a giugno, ricorda molto la rosa selvatica. Purtroppo ogni fiore ha vita breve, solo un giorno, ma tornerà di nuovo a fiorire per tutta la durata del periodo vegetativo. La caratteristica principale dei fiori del cisto è la durata, infatti appassiscono nel giro di 24 ore, ma il loro rinnovo è costante per tutto il periodo di fioritura. Il fiore lascia il posto ad un frutto che si presenta ovale, con al suo interno una grande quantità di semi. È una pianta dal fusto eretto con numerose ramificazioni disordinate e dalle foglie di color verde brillante. Le foglie sono generalmente di forma ellittica appuntita, ricoperte da una sottile peluria. Si contano diverse specie, circa una ventina di specie di diverse varietà. Una nota a parte merita il cisto marino, il cui nome scientifico è Cistus montpelliensis, vale a dire cisto di Montpellier, ma è noto anche come cisto sardo perché è possibile trovarlo spesso in prossimità delle zone costiere, soprattutto della Sardegna. Vegeta dal livello del mare fino alle aree montuose, fino a 700 metri di altitudine, su macchie di arbusti bassi, formando cisteti puri o in associazione con altre specie. Le sue foglie hanno i margini arricciati verso il basso. I fiori sono bianchi più piccoli rispetto ad altre specie di cisto, talvolta con sfumature giallastra, generalmente riuniti in gruppetti dai 3 agli 8. È un arbusto sempreverde, con fusto cespuglioso e molto ramoso, vischioso e aromatico, alto fino a 2 metri. Anche le foglie sono vischiose e di colore verde scuro. Il cisto marino ha un ciclo vegetativo autunno-primaverile, con attività vegetativa intensa nel periodo primaverile, che culmina con la fioritura nei mesi di aprile-maggio o marzo-giugno a seconda del clima. I frutti sono capsule appiattite, pelose superiormente, contenenti semi. Resiste bene alla siccità tipica di queste zone, anche se le foglie tendono poi a diventare marroni. La particolarità però è che con l'arrivo delle piogge tornano subito di colore verde. Da questa pianta si estrae anche una resina, il ladano, utilizzata per la preparazione dei profumi. Questa pianta inoltre è fondamentale come pianta colonizzatrice di aree collinari degradate e costituisce uno degli ultimi baluardi prima della desertificazione, prevenendo l'erosione dei suoli nei versanti collinari o montuosi percorsi da incendi. L'uso domestico invece è limitato a legna da ardere, utile soprattutto per avviare l'accensione. Come altre piante fortemente aromatiche, il Cistus montpelliensis è rifiutato dagli animali. Si riproduce principalmente per seme. Questa pianta è conosciuta sin dai tempi remoti. Pensate che già all'epoca degli antichi egizi e dell'antica Grecia veniva impiegata come rimedio naturale. Oggi, come abbiamo visto, viene spesso utilizzata in ambito cosmetico, come fissativo e aromatizzante. Questo arbusto vanta diverse proprietà antinfiammatorie e antibatteriche, essendo ricco di polifenoli. Veniva utilizzato per contrastare i sintomi di febbre e diarrea, spasmi e ulcere, ma anche come gastroprotettore.
Benefici si ottengono anche per la cura della candida, mentre il suo olio essenziale aiuta la pelle a restare idratata. Lo shampoo a base di cisto è invece un toccasana per la forfora. Altre curiosità, nel panificio tradizionale dove si producono i pani di semola di grano duro, lievitati naturalmente e cotti nel forno a legna, il forno è alimentato di solito con modizzi, legna di lentisco, e murdegu, legna di cisto. Infatti, originariamente la cottura avveniva nel forno sardo alimentato con fascine aromatiche tipiche della macchia mediterranea, cisto, lentischio, mirto. Si ritira la brace in avanti e si spolvera il fondo con una scopa di lentischio o cisto, che conferisce al prodotto anche un certo aroma. Un'altra particolarità: il cisto viene utilizzato per la costruzione del tetto dei pinnetti, antiche costruzioni pastorali tipiche della Sardegna, caratterizzate da muretti a secco e tetto in pietra, paglia o in cisto. Un'altra curiosità: tra i mieli di diversa origine botanica, oltre al cardo, eucaliptus, corbezzolo, sulla, sfodelo, lavanda, erica e rosmarino, tiglio e trifoglio, c'è anche il cisto. Se vi è piaciuto questo viaggio nel mondo delle piante spontanee tipiche della Sardegna, mettete un like, lasciate un commento e iscrivetevi per supportare altri video su questi argomenti. Utilizzate anche la mail in descrizione per ulteriori informazioni. Nei commenti, volendo, potete anche inserire suggerimenti su quali piante selvatiche volete che vengano fatti degli approfondimenti nei prossimi video, per esempio lentisco, ginepro, corbezzolo ed altro. Un caro saluto, viaggiatori e viaggiatrici emozionali.